Il fondo lento, la corsa lenta, è un allenamento fondamentale per i runner di ogni livello. Per i principianti è proprio l'allenamento principe, quasi l'unico allenamento che andrebbe fatto, ma ad ogni livello, ad ogni età, rimane un allenamento presente in tutte le programmazioni settimanali. Non vedo una settimana, tranne quelle dove non si corrono, dove in qualche modo il lento non salti fuori. Partiamo intanto dalla parola lento, che dovrebbe far suonare qualcosa. Questo lo dico perché, e questo lo riscontro spesso anche nei runner che seguo, è difficilissimo correre lento, è un'arte, è complicato, bisogna imparare a farlo perché spesso non lo facciamo. Succede che il runner che inizia a correre, anche con l'ottica che bisogna far fatica, no? Ma viene anche quasi naturale, corra a dei livelli più alti, ai livelli del fondo medio, ok? O poco sotto. Poi in un altro video specificheremo anche meglio che cos'è il fondo medio. Ancora l'errore più grande, stavo per dire più grave, ma diciamo più grande, non è detto che sia più grave, ma è un errore, è quello di fare la corsa lenta come delle progressioni, ma non come il progressivo, che è un tipo di allenamento dove vado a dividere l'allenamento in 2, 3, 4 parti ad andature o intensità cardiaca, frequenza cardiaca ad esempio stabilite, ma semplicemente perché sento che la mia condizione migliora di chilometro in chilometro, vado ad incrementare la mia intensità partendo da un ritmo molto basso che potrebbe corrispondere alla corsa rigenerante, finendo quasi in soglia o sopra soglia, quindi ad intensità elevate. Il fondo lento è un allenamento corso ad un ritmo costante dentro un range definito che possiamo definire, possiamo dare alcune intensità. Allora, la classica intensità sensazione, per chi non vuole usare strumenti, dovreste riuscire a chiacchierare quasi come lo sto facendo io adesso, ok? Quindi la corsa deve essere facile. Parliamo invece di andature. Parliamo di range perché il secondo esatto poi dopo dipende dalla giornata, dipende da tante cose. Diciamo che tra i 40 secondi e un minuto più lento dell'andatura che corrisponde più o meno alla vostra soglia, quindi all'andatura che avete in una gara di 10-12 km per capirci, o se avete fatto dei test massimali, ad esempio nel mio sito ne trovate uno, più o meno dovete aggiungere quei secondi. Se parliamo di frequenza cardiaca, il fondo lento è tra il 70 e l'80% della frequenza cardiaca massima. Poi se uno è poco allenato, poco allenato, ci sta che quell'80 sfori in 82-83, ma anche qui non stiamo a spaccare il capello, però cerchiamo la costanza. Correre in maniera costante è un allenamento nell'allenamento, perché migliora la mia capacità di essere economo, anche di economia di corsa, ok? Vado ad allineare alcuni parametri. Che cosa mi allena la corsa lenta? Perché è così importante? Allora, la corsa lenta intanto allena tutto l'apparato osseo, tendineo, muscolo, articolare, lo rende più forte. Posso lavorare a volumi, a maggiori volumi, perché è una corsa poco impattante, a intensità basse, in maniera da riuscire a costruire tutti questi aspetti, a dargli il tempo e non a forzare troppo rischiando di infortunarmi subito. A questi ritmi poi ho proprio questi adattamenti. A livello cardiocircolatorio migliora si chiama l'effetto capillarizzazione, quindi riesco a raggiungere con molti più capillari, a distribuire molto più sangue nel mio corpo, aumenta il volume del sangue e dell'emoglobina che poi cede l'ossigeno ai muscoli, aumenta la densità mitocondriale. Cosa significa? Aumentano il numero di mitocondri che sono, chiamiamole, le centrali energetiche del mio corpo, delle mie cellule, quindi riesco a produrre molta più energia. Praticamente il fondo lento mi costruisce la base su cui andare a lavorare, però la base va sempre alimentata nel tempo. Chiaramente poi quando entrerò in una fase specifica più vicina alle gare, la percentuale di fondo lento diminuirà un po', ma non diminuirà mai tanto. Ci sono alcuni teorici, ci sono anche dei libri scritti sull'80-20 in cui dicono che l'80% degli allenamenti devono essere a bassa intensità. Io non penso sia sempre così, ma difficilmente la bassa intensità scende sotto il 70%, ok?
tolta la settimana della gara, se è una maratona, perché la maratona comunque, almeno che non sia la prima, è corsa, per quanto in soglia aerobica, non anaerobica, ha una buona intensità, diciamo vicino a quella del medio. È importante perché poi il fondo lento diventa anche un allenamento di rigenerazione, se corso in questo modo e non corso partendo da qui e crescendo all'infinito. Un allenamento anche di recupero attivo, più il lento rigenerante, ma lo stesso fondo lento. I top runner che fanno anche 200 km alla settimana hanno tantissimo fondo lento, magari la mattina fanno un forte lavoro qualitativo e il pomeriggio escono di nuovo e fanno un allenamento di fondo lento. Poi, e qui nascono a volte le incomprensioni, lento è lento in relazione a se stessi. È chiaro che per alcuni il lento è 6 minuti al chilometro e per altri è 4 o anche meno, se parliamo di top runner, ok? Ma c'è una cosa che è uguale per tutti, diciamo, possiamo mettere in relazione sia la percentuale di frequenza del battito cardiaco della frequenza cardiaca massima, ma sia soprattutto le sensazioni. Altro punto di attenzione quando corro il fondo lento: per rallentare sbaglio la tecnica di corsa, o meglio la modifico troppo. Cosa vuol dire questo? Che io per rallentare dovrei spingere un po' meno, ma dovrei cercare di non modificare troppo. È normale che correndo lento appoggio un po' più indietro sul piede, cambio un po' l'oscillazione verticale, ma non deve cambiare troppo. Cosa succede? Che per rallentare io esprimo la stessa intensità, ma invece di andare là aumento la mia oscillazione verticale. Ecco, questo non sarebbe positivo. Perché? Perché vado ad impattare di più a livello articolare su ginocchia, glutei, schiena, quindi non sto rallentando per quanto l'orologio dica così, ma sto semplicemente modificando la mia azione di corsa in maniera meno efficiente. Quindi poi la stanchezza che provo magari è la stessa, se non di più, perché sono andato a sovraccaricarmi e non ho ottenuto gli effetti positivi che dovevo ottenere dal fondo lento. Quindi attenzione anche durante il lento a mantenere una corretta postura di corso, un corretto assetto. Per farlo, questo sì, si può fare, diciamo che magari ogni 10-15 minuti, se sento che mi sto sedendo un po', se sento che l'oscillazione è verticale, posso accelerare 10-15 secondi, non in maniera esagerata, proprio per recuperare un corretto assetto di corsa. Fondamentale, finita la seduta di fondo lento, almeno che non sia un rigenerante di super recupero, è inserire degli allunghi. Io li faccio inserire sempre perché mi restituiscono un po' di quella elasticità che ho perso nel correre lentamente, mi preparano anche la seduta successiva, è una specie di stretching dinamico. Gli allunghi vanno corsi in progressione, non sono sprint, quindi aumento la velocità, possono essere corsi in maniera diversa, però diciamo su 80-100 metri aumento la velocità raggiungendo un'ottima velocità verso la fine, ma tenendo una corsa sciolta, col giusto assetto, postura di corsa, quindi un passo che rimane breve, non ampissime falcate, le braccia le utilizzo bene, decontrattissimo, e poi recupero un minuto, anche di più, recupero quasi completamente, proprio per farne un altro. Non è un lavoro allenante, ma è un lavoro di recupero che inserisco alla fine del fondo lento. Quindi, ricapitolando, il fondo lento va corso a bassa intensità, va corso lento. Finito, voi dovreste dire ne potrei fare altrettanti, ok? Almeno che non siete proprio agli inizi, allora ci sta che agli inizi qualsiasi stimolo di corsa sia un po' più faticoso. Va corso in maniera costante, va inserito. Non è detto che se una settimana dovete saltare un allenamento per qualche motivo sia proprio il lento quello che dobbiate saltare, non è un allenamento di Serie B, anzi è assolutamente un super allenamento di Serie A. Sperando che questo video vi sia piaciuto, continuate a seguirci su tutti i canali YouTube, Instagram, Facebook e il sito, e ci vediamo alle prossime corse. Ciao!